Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo video vedremo come decorare un vasetto di vetro utilizzando dello stucco e delle gemme di vetro. Per cominciare, con uno straccetto e un po' di alcol puliamo a fondo il barattolo. Poi cominciamo a dare la prima mano di bollo acrilico. Se non l'avete potete utilizzare del colore acrilico o qualunque altro aggrappante. Quindi lo lasciamo asciugare e procediamo dando la seconda mano. Prima di procedere alla decorazione con lo stucco, dobbiamo preparare anche il coperchio. Siccome il mio barattolino avrà delle finiture color argento, andrò a dipingerlo con della vernice acrilica color argento. Quando tutte le parti saranno asciutte, andremo a preparare lo stucco, che deve essere stucco riempitivo in polvere, e lo andremo a mischiare con l'acqua nella misura di 2 parti di stucco e una di acqua. In questo caso vedrete che sono andata a dare una colorazione allo stucco, utilizzando del colorante all'acqua per tinta per muri. Questo passaggio non è in assoluto necessario, ma ho voluto farlo per farvi vedere che è possibile colorare lo stucco prima di lavorarlo, in maniera da non intervenire con i colori in un tempo successivo, se riteniamo che quella base colorata sia soddisfacente. Quindi procediamo stendendo uno strato generoso su tutto il barattolo, spessore di circa mezzo centimetro. Poi cerchiamo di livellarlo un po' utilizzando una paletta o un coltellino e in un secondo tempo utilizziamo una tesserina flessibile, come può essere quella del supermercato, per andare a livellare ulteriormente tutte le parti. Quindi procediamo ad applicare le gemme di vetro sullo stucco e incominciamo a lavorarlo utilizzando uno strumento appuntito che può essere anche uno stuzzicadenti. In questo modo diamo dei rilievi allo stucco che in un secondo tempo, quando verrà colorato con altri colori o con le cere metalliche, daranno degli effetti molto belli. Le gemme di vetro colorato le potete trovare nei negozi che vendono acquaristica, in quanto vengono spesso utilizzate per fare la coreografia degli acquari. Noterete che con l'applicazione delle gemme di vetro lo stucco tenderà a diventare pesante e tendere verso il basso, quindi sarà necessario capovolgere il barattolo e finire la lavorazione in questo modo. Finito di lavorare lo stucco, prendiamo un pennellino piatto piccolo e morbido e lo intingiamo di tanto in tanto nell'acqua, lo asciughiamo velocemente tamponandolo su un panno asciutto e andiamo a ripulire le gemme che si sono sporcate con lo stucco. Il pennellino deve essere sempre ben pulito, quindi andiamo spesso a sciacquarlo nell'acqua e poi tamponarlo di nuovo sul panno. Quando lavoriamo su oggetti con più facciate, come ad esempio i vasi, è utilissimo, se non quasi indispensabile, avere una base girevole. Quindi potete utilizzare un vassoio da cucina di quelli girevoli e in questo modo eviterete di rovinare il lavoro già fatto toccando il vaso per girarlo o spostarlo. Quindi facciamo lo stesso lavoro di applicare lo stucco e la gemma di vetro anche sul coperchio. Dopo aver lasciato asciugare bene lo stucco, anche per una notte intera, andiamo prima di tutto a ripulire il fondo del barattolo, asportando l'eccesso di stucco con un coltellino e poi pulendo con una spugnetta inumidita.
Quindi poi procediamo a dare 2 mani di colla vinilica mischiata con un po' di acqua. In questo caso dobbiamo utilizzare un pennello di piccole dimensioni per evitare il più possibile che la colla vada a coprire le gemme di vetro. Quindi dopo aver steso la prima mano lasciamo asciugare bene e diamo una seconda mano su tutto il barattolo e sul coperchio. Una volta asciutte le 2 mani di colla vinilica, in teoria potremmo anche fermarci qui, in quanto abbiamo già dato una colorazione di fondo allo stucco precedentemente. Ma se vogliamo ottenere un aspetto finale molto più interessante, allora facciamo ancora qualche passaggio. Quindi prendiamo del colore acrilico nero e lo mischiamo con l'acqua, lo diluiamo proprio tanto in maniera che quando diamo le pennellate rimanga proprio solo una sorta di ombreggiatura, che sarà il primo passo per evidenziare i rilievi. Quindi stendiamo questo colore molto diluito con un pennellino e poi passiamo subito con uno straccetto di cotone a tamponare. Una volta che il colore di ombreggiatura è ben asciutto, procediamo ad applicare le cere metalliche. Potete usare più colori o anche un colore solo. L'importante è distribuirle in maniera non troppo uniforme in modo da dare maggiore contrasto ai rilievi. E per finire applichiamo una vernice lucida all'acqua. Se, come in questo caso, vogliamo poi aggiungere anche dei glitter, dovremo applicare 2 mani di vernice lucida, perché la prima mano servirà come aggrappante per il glitter, mentre la seconda mano sarà la finitura vera e propria. Attenzione a non coprire le gemme di vetro con questa vernice perché le gemme sono già naturalmente lucide e quindi si otterrebbe un effetto contrario. Quando anche l'ultima mano di vernice sarà completamente asciutta, procediamo a una pulizia finale. Quindi, intingendo dei cotton fioc in un po' di alcol, passiamo a pulire tutte le gemme di vetro. In questo modo toglieremo tutte le eventuali sbavature di colore, di colla o altro.
Ed ecco il lavoro finito, anche se purtroppo la telecamera non riporta fedelmente i colori e la lucentezza. Se vi fa piacere continuare a seguirmi, iscrivetevi e cliccate sulla campanella, così saprete sempre quando pubblicherò un nuovo video. Grazie.